Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exata Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione ai video trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, segni zodiacali da attenzionare, l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Partiamo proprio con la vostra settimana dove abbiamo un inizio che può sembrare in una fase di incertezza e di stallo, ma è solo una cosa momentanea perché effettivamente quando abbiamo il sentiero vuol dire che ci sono delle prospettive davanti a noi, dobbiamo fermarci un attimino a fare delle valutazioni per delle scelte importanti, per prendere delle decisioni, quindi se abbiamo dei dubbi a maggior ragione meglio fermarsi in quelle situazioni particolarmente complesse. In altre circostanze è possibile che ci siano dei nuovi eventi, delle situazioni che ci invitano appunto a riflettere. Dico questo perché siccome abbiamo la carta che più di tutte può indicare nuove possibilità, delle sorprese, dei cambiamenti, allora a maggior ragione dobbiamo valutare attentamente. Possono essere anche delle situazioni belle, positive, di gioia, di divertimento o anche una nuova speranza, un ottenimento e delle possibilità che si aprono, alcune che possono riferirsi ad alcuni desideri, alcuni sogni, ad alcune cose che magari stiamo aspettando da tanto tempo. È vero che la luna, ahimè, ha anche il doppio aspetto di questioni un po' pesanti, un po' negative. Queste perché alcune cose possono essere ancora ferme e se lo sono, a maggior ragione dobbiamo cercare di comprenderle grazie alle nostre intuizioni, grazie a un'attenta analisi, soprattutto a livello interiore. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. In questo ambito andiamo a vedere principalmente coppia single, però ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche alla famiglia o alle amicizie. Quindi amore un po' a 360 gradi dove partiamo con questo giglio che è decisamente positivo come significato perché ci parla di limpidezza, di onestà, di sincerità, anche di protezione, rispetto e di intesa ritrovata, quindi con possibilità di recuperare un rapporto, una relazione, anche di recuperare la comunicazione. È vero che alcune cose forse non ancora si possono sistemare del tutto perché la stella alpina ci fa capire che magari c'è ancora ostinazione e attaccamento ad alcune circostanze, alcune cose che sono accadute, oppure proprio un qualcosa che riguarda il nostro modo di vedere e di pensare. Quindi questo ovviamente dipende da noi, da quello che stiamo vivendo, possiamo compiere un atto totalmente diverso, possiamo anche cercare di andare oltre certe situazioni proprio per darci l'opportunità di migliorare quelle criticità, di migliorare anche il rapporto, la comunicazione e quello che si sta vivendo. Questo è vero, potrebbe essere il momento giusto, direi che il momento adatto proprio per fare questo cambiamento è l'inizio, diciamo, della settimana, diciamo, altrimenti si potrebbe rimanere un po' bloccati nelle stesse dinamiche affettive se ci sono quelle più difficili e complesse, altrimenti magari ci sono delle questioni esterne che devono essere superati, non con il conflitto e con l'ostinazione, ma con intelligenza
e direi proprio con il vostro intuito. Per i single queste carte possono parlare effettivamente di una novità, di un possibile nuovo inizio, forse voi in amicizia se state già frequentando una persona, magari ci sono delle cose che pian pianino procedono, anche se c'è ancora una fase di incertezza, di valutazione e di osservazione. Bisogna vedere anche tutto quello che vi portate dietro. Spesso anche la carta della luna e alcune possono fare riferimento a tutti i pregressi, e quindi stiamo caricando il nostro presente un po' di sfiducia o di eccessive aspettative. Quindi in queste circostanze anche consiglio di valutare le opportunità, di valutare quello che andrà ad accadere sia nelle situazioni già in corso, sia per le novità in arrivo, e quindi muoversi con molta prudenza e con molta cautela. Adesso vediamo le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta della stanza, soprattutto interessante per una nuova energia o ripresa dopo una fase critica, una fase stressante. La fase critica può riferirsi anche a un blocco, a situazioni che non hanno funzionato, e ci possono essere delle notizie importanti o anche l'opportunità di valutare, leggere, studiare delle carte, dei documenti, dei possibili incontri, riunioni, anche telefonate, eccetera. Quindi qualcosa può già stabilizzarsi o sistemarsi nel corso della settimana, o comunque saltar fuori delle opportunità, ecco, delle sorprese, delle novità interessanti che possono dare una svolta importante a quello che state vivendo. Ovviamente, essendo una stesa generica, magari si tratta di sistemare una situazione stressante, oppure se ci sono delle questioni legali, burocratiche, eccetera, anche un ambiente un po' ostile, o delle critiche, delle eccessive pretese nel proprio lavoro, è normale che ci sia un po' di tensione, però c'è qualcosa che volge a vostro vantaggio, quindi anche una fase di miglioramento in questo senso. Per chi è alla ricerca, la fase di miglioramento può proprio provenire da una sorpresa interessante, diciamo in senso lato, chiamiamola così, che può fare riferimento a nuovi sviluppi, a incontri, riunioni, colloqui, un colpo di fortuna che può sia riguardare dei soldi in arrivo, o delle spese che possono sembrare difficili, impreviste da sostenere, e invece c'è una nota positiva, e poi magari delle notizie, delle informazioni importanti proprio per il vostro percorso e per la vostra ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!